Guida definitiva sulla legge di attrazione. Salve a tutti, oggi ho deciso di fare una guida passo passo sulla legge di attrazione. In questi mesi di attività su questo canale YouTube ho visto che molti di voi sono insoddisfatti interamente o parzialmente da questa legge. Mi sento di dover fare chiarezza su alcuni punti. Qualcuno critica sul fatto che si chiami legge di attrazione. Qualcuno probabilmente ha provato a seguire qualche consiglio ma ha fallito. Qualcuno addirittura non ha mai provato a cambiare pensiero e deve arrabbiarsi con tutti gli altri che ci provano. Bene, intanto mi rivolgo soprattutto a voi che avete provato e fallito con la legge di attrazione. Iniziamo. Allora, intanto cosa avete chiesto all'universo? Era un desiderio intenso con sentimento? Per quanto ci avete provato? Vi siete veramente impegnati per avere quello che avete chiesto? Bene, se sarete onesti con voi stessi, la risposta sarà già arrivata. Il vero problema è che in generale siamo persone che si impegnano superficialmente in ogni cosa. Questo in generale, ovviamente, che sia sport, lavoro, famiglia e in ogni altra attività della nostra vita. Guardiamo chi è veramente arrivato al successo e proviamo invidia, non sapendo magari che per arrivare dove è arrivato in quel momento si è fatto in 4 per conquistare la meta. Sfido chiunque mi abbia criticato in questi mesi a dire che ha ascoltato per 21 giorni un audio motivazionale e che non gli sia successo nessun tipo di evento, anche piccolo, inaspettato e miracoloso. Probabilmente molti di voi non sono arrivati neanche a 2-3 ascolti. E visto che non è poi successo niente, vi siete fermati e arresi lasciando un bel commento negativo. Se qualcuno di voi si sta arrabbiando per le mie parole, io già mi scuso, però vuol dire che ho appena colto nel segno. Ma sappiate che la rabbia è dovuta a una vostra mancanza, quindi iniziate adesso a cambiare voi stessi senza dare colpe agli altri per i vostri insuccessi. Chi invece è riuscito a ottenere risultati sicuramente si sarà impegnato e avrà avuto costanza, almeno nella fase iniziale, e sono sicuro che nei commenti mi potrete dare ragione e sostenere. Inizio con un esempio. Ho un amico chitarrista, lavora con tutti i più grandi big della musica italiana e internazionale. Sfiora le corde della chitarra con le dita e ti fa venire i brividi da quanto è bravo. Esegue brani di una difficoltà unica con la leggerezza impressionante. Posso dire che è amato dal pubblico, ma odiato da tutti i colleghi che sono gelosi della sua tecnica. Parlandoci una sera davanti a una birra, mi raccontò che in gioventù aveva solo un sogno, che era quello di suonare su tutti i più grandi palchi d'Italia. Andava male a scuola, la sera faceva il cameriere per pagarsi le lezioni di chitarra e in media studiava 3 volte a settimana con il maestro e 7 giorni su 7 a casa. Poi mi raccontava delle sue nottate intere per ripassare la tecnica, dei calli dolorosissimi sulle mani e delle decine di chitarre cambiate per trovare quella giusta, e così via. Il suo sogno si è avverato quando la scuola di musica ha iniziato ad avere richieste di musicisti da parte di agenzie spettacolo che organizzavano concertini. Quando mi parlava di questi eventi accaduti nella sua vita, mi sono accorto che quasi piangeva. Si stava emozionando. Il suo desiderio realizzato di una vita sul palco era stato accontentato. Questo esempio che ho fatto è semplicemente un rudimento della legge d'attrazione. Questo ragazzo, ormai ragazzo con il capello brizzolato, ha chiesto una cosa all'universo, quella di suonare sui grandi palchi. Non sapeva né quando, né dove, né come, ma era sicuro che il suo desiderio era quello, nella testa aveva solo quello. Tutto il resto non contava. Si è impegnato con tutte le sue forze per realizzare il suo sogno. Non è rimasto sul divano a guardare una serie televisiva. Sapeva con certezza che prima o poi qualcuno si sarebbe accorto di lui. Poi, un giorno, quasi per magia, il telefono ha squillato e il desiderio è stato realizzato. Quello che sto cercando di dire è questo: i primi che si devono impegnare per far sì che la legge di attrazione funzioni siamo noi. Poi, se il desiderio è costante, formulato bene, perché c'è anche il rischio di formulare male un desiderio, ed è una cosa molto comune, se è una cosa veramente che ci emoziona, l'universo si muoverà di conseguenza per aprirci la strada. Devo dire anche che la legge di attrazione funziona sempre, che lo vogliate oppure no. Il mio amico chitarrista non ha chiesto esplicitamente
all'universo di essere accontentato, ma tramite i propri sentimenti ha mandato questo segnale. Fortunatamente erano sentimenti di gioia e vittoria, non sentimenti di dubbio e incertezza. Detto questo, se siete ancora su questo video, vi svelerò qualcosa di nuovo. Probabilmente scoraggerà molti di voi, ma sono sicuro che dopo le mie parole altri si impegneranno ancora di più con tutta la loro forza per migliorarsi e migliorare la loro vita. Questi sono gli 8 punti fondamentali della legge d'attrazione. 1. La legge d'attrazione funziona sempre, in ogni momento della giornata, che lo vogliate oppure no. Il subconscio, ovvero la parte della mente che lavora H24, attira tutto ciò che avete già attorno: gioie, dolore, situazioni, eccetera eccetera. Se siete fortunatissimi, il vostro subconscio lavorerà in maniera positiva e intorno a voi già ci sarà ricchezza, salute e benessere. Il vostro subconscio si scrive in continuazione, inizia a scriversi da quando siete in fasce, con tutti gli esempi familiari, positivi o negativi, fino a quando si muore. Spesso, infatti, la persona ricca e realizzata ha avuto accanto un'altra persona ricca e realizzata, che in qualche maniera ha scritto il suo subconscio e di conseguenza gli ha permesso di attrarre solo cose buone. D'altro canto, chi ha avuto persone e familiari con storie meno positive, il subconscio sarà impresso con altre informazioni che gli permetteranno di attrarre cose meno buone. Come prima cosa, per far sì che la legge d'attrazione funzioni bene, si deve pulire il subconscio e riscriverlo con ciò che volete veramente attrarre, o almeno inserire nel subconscio informazioni nuove e positive. I video motivazionali con ripetizioni di frasi positive sono un buon modo per inserire nuove informazioni, ma come dicevo all'inizio serve costanza, altrimenti non scriverete niente. 2. Quando il vostro subconscio sarà un pochino più pulito e fiducioso, già inizieranno ad accadere intorno a voi cose diverse dalla vostra routine e proprio in questo momento dovete provare a comandare a vostro piacimento la legge d'attrazione. Attenzione però a non fare passi indietro. 3. Con il vostro spirito rinnovato provate ad attrarre qualcosa, un oggetto, una persona, una situazione, quello che volete. Dovete desiderare veramente tutto ciò che volete attrarre. Potrebbe essere un semplice caffè come una montagna di soldi oppure la salute, ma insieme alla richiesta dovrete metterci del sentimento, le vostre emozioni più forti, l'intenzione. Piano piano diventerà sempre più facile imparare ad emozionarsi per l'oggetto desiderato, ma inizialmente ci vuole impegno. Usate magari i vostri ricordi, per esempio, se in passato avete provato amore e volete attrarre una persona, cercate di emozionarvi come avete già fatto in passato, ricordando tutta la gioia, l'amore provato. Se volete attrarre un oggetto, provate a sentire quelle emozioni che sicuramente avrete già provato in passato con situazioni simili. L'emozione è la base, è la chiave per accedere alla legge di attrazione. Ci vuole una forte emozione, senza l'emozione sarà solo una parola detta all'universo, ma è l'emozione che spinge la vera energia. 4. Fate solo richieste di abbondanza, mai di mancanza. Esempio, se volete comprare una macchina nuova e non avete soldi, concentratevi solo sulla macchina, sulla gioia di guidarla, come se fosse già vostra, su come vi emoziona sentire il motore che gira, eccetera, eccetera. Emozionatevi come se fosse già vostra. Non lasciate spazio a dubbi. 5. Agite di conseguenza. Rimaniamo con l'esempio della macchina. Dubito che qualche benefattore vi regali l'auto, ma spesso accadono delle situazioni che vi porteranno all'acquisto. Siate aperti al cambiamento e alle novità. Vi potrebbe entrare un lavoro inaspettato, dei bonus, un buono sconto, eccetera eccetera. Dovrete essere recettivi al massimo per capire che l'universo si è messo in moto per voi. 6. La legge dell'attrazione non dice di stare fermi e attendere il miracolo, ma che l'universo si muoverà in base alle vostre vibrazioni. Se volete ricchezza, agite da ricchi, parlate con i ricchi, stimate le persone ricche, lavorate per loro o con loro, cercate di vibrare come loro. Oppure già il fatto di immedesimarvi in loro tramite le letture, biografie, eccetera, eccetera, è un passo molto importante da fare.
Un mio datore di lavoro e amico possiede 3 hotel di lusso in Sardegna, è molto ricco. Nonostante la sua bella vita, si impegna costantemente a migliorare la propria situazione. Lavora 5 mesi all'anno in maniera intensa, ma la sua unica convinzione è quella che alla fine di ottobre potrà aver arricchito ancora di più il suo patrimonio, nonostante tutti i problemi che nasceranno durante l'estate. Però lui si concentra sul fatto che andrà tutto bene, non su tutti i problemi che supererà facilmente. 7. Seguite sempre l'istinto. Se una cosa vi dà brutte sensazioni, evitatela. L'istinto ha sempre ragione. È come se fosse un sistema operativo della persona. Ovviamente è installato prima di ogni software aggiuntivo, che sarebbe il subconscio. Imparate a riconoscere ciò che vi piace veramente. Guardate l'esempio delle sigarette. Sapete tutti che fanno male, lo sapete anche istintivamente, ma le volete fumare per qualche subdola ragione pubblicitaria. E calcolate che anche la scritta nuoce gravemente alla salute è stata studiata dai più grandi psicologi e pubblicitari mondiali. 8. Siate costanti. Ogni giorno dedicatevi a quello che più desiderate. Vibrate alla frequenza giusta. Studiate, imparate, acquisite nuove abilità. Le porte si apriranno come per magia. Bene. Detto questo, spero di aver fatto riflettere molti di voi. La legge d'attrazione funziona, ma come in tutte le discipline ci vuole tecnica, impegno e costanza. Come nello sport, se abbiamo qualche chilo di troppo e volete diventare atleti, dovrete impegnarvi sia nel dimagrire e contemporaneamente diventare bravi nella vostra disciplina scelta. Ugualmente con la legge d'attrazione. Se siete in sovrappeso di pensieri negativi, il subconscio è indisciplinato, dovrete in primis lavorare sulla vostra mente, ripulendola il più possibile. Poi potrete permettervi di giudicare se questa legge funziona o meno. Saluti, a presto.